Che bello! Questo che cazzo è? No. A Monte Marzano abbiamo i cinghiali, hanno arato ovunque, hanno scavato ovunque. Perché? Andiamo a vedere perché. E credetemi, mai, e ripeto, mai avrei pensato di vedere quello che ho visto. Sono entrati da qui, qua c'è una strada che abbiamo risistemato, abbiamo riportato un po' di terra, quindi quest'inverno la terra si è abbassata, la rete è calata, l'acqua ha scavato sotto e quindi qua passano tutti gli animali. Da qua si vede addirittura il sentiero, pedate di cinghiale, quindi loro vengono dentro e arano tutto quello che io ho sistemato. Ora con lo scavatore andremo a tirare su i pali, addrizzarli, mettere dell'altra terra ed eventualmente fare anche il sistema antilupo, mettere una rete elettrosaldata all'interno, tanto che eventualmente gli animali dall'esterno non riescono a scavare per poter entrare, e inoltre aiuta anche a trattenere la terra. Prima di fare questo però andremo a posizionare una fototrappola, non l'ho mai utilizzata prima, perché sono curioso di vedere quanti sono, credo che siano tanti, anche di una certa dimensione. Fototrappola che mi servirà anche per capire se in quel momento che andremo a fare i lavori i cinghiali saranno all'interno o all'esterno. Ovviamente non voglio chiuderli dentro, voglio chiuderli fuori. Ho comprato questa fototrappola, ovviamente sempre su Amazon, quindi ha i sensori di movimento, la può impostare che quando vede un movimento può impostare la sensibilità dei sensori e un sacco di informazioni, la può impostare che tutte le volte che vede un passaggio lei comincia a registrare. Può registrare addirittura in 4K, quindi se andate a vedere su Amazon, vi lascio il link sotto in descrizione, ha un sacco di feedback positivi, sembra davvero un buon articolo. Quello che mi piace molto è il fatto che si può collegare via wireless al tuo cellulare, pertanto tu la posizioni e tutte le volte che vuoi andare a vedere cosa ha registrato, se ha registrato qualcosa, è sufficiente abilitare la tua rete wireless sul cellulare, ti si collega e puoi scaricare tutti i filmati che hai registrato. Al suo interno c'è un pannellino di controllo, ma comunque tutte le funzioni si possono controllare direttamente dall'applicazione che ti puoi scaricare sul cellulare tramite questo barcode. Direi di posizionarla in questo palo. Ah, dimenticavo, ha il pannellino fotovoltaico che si ricarica automaticamente. Di posizionare in questo palo perché ci sono diversi punti dove è evidente che gli animali entrano, quindi qua dovrei prendere tutta l'area incriminata. Perfetto, andiamo quindi ad accenderla. Ok, è attiva, ora posso chiuderla e teoricamente con l'applicazione che ho scaricato già sul cellulare, Wildlife Cam, collegamento alla telecamera, si prega di attendere. La telecamera ha emesso un effetto sonoro, significa che si è collegata. Ok, collegato, quindi dal cellulare riesco praticamente a vedere quello che la telecamera vede, tanto che io possa posizionarla al meglio per prendere la zona che mi interessa. Ho cambiato idea, l'ho messa su questa posizione perché riesco a prendere veramente tutta la rete, visto che ci sono 3 o 4 punti d'accesso. Tra l'altro quando gli animali entrano secondo me tendono ad andare verso l'alto, quindi dovrebbero passare da qua e dovrei prenderli in pieno con la fotocamera. Vedete? Togliamo via le cartine. Perfetto, posizionata, fatto un po' di prove, sembra che punti sembra che faccia la corretta inquadratura, quindi passerò domani mattina a vedere di scaricare se ha beccato qualche cosa. Ah, come farete tutti, io ho letto le istruzioni solo alla fine, ho imparato qualcosa di interessante, che il pannellino fotovoltaico carica la batteria interna, poi in più ha le batterie a stilo, quindi
cosa che io non ho fatto, andrebbe caricata 8 ore con un normale carica batteria da cellulari, tanto da ricaricare la batteria interna, quindi il pannellino fotovoltaico tiene in carica la batteria interna. Solamente nel caso che la batteria interna si scarichi completamente va a prendere corrente dalle batterie stilo. Quindi domani verrò giù con un power bank e caricherò la batteria interna. Ci vediamo presto. Ho dato nuovamente una sistemata ai buchi che i cinghiali avevano fatto. Andiamo a vedere perché sono già passati qualche giorno, vediamo se li ho presi con la fototrappola. Tra l'altro oggi c'è un pantano incredibile, piovuto fino a ieri, mi infangherò fino al collo. Ciao somarelli! Meglio che scendo a piedi perché se vado giù col Suzuchino ho paura di ribaltarmi davvero. C'è un po' di strada da fare, poi andare in discesa va sempre bene, il problema sarà risalire. Le pecorelle del vicino si stanno riposando. Quest'anno hanno veramente tantissima erba da mangiare, non riescono a starci dietro. La mucchina. Ciao mucchina! Allora, la fototrappola c'è ancora, non l'hanno portata via. Colleghiamoci. Wireless attivo. Si sta collegando. Fate il suono, si è collegata. Wow, c'è un sacco di roba. Somari, somari, somari. Qua. Wow. Che bello. Però niente cinghiale. Questo che cazzo è? No. 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 No, non l'avrei mai creduto. Va bene, facciamo il download delle immagini e poi vado su perché stento a crederci. Vi farò vedere. Incredibile. Sono un po' sconvolto perché si è sempre sentito dire, ma io personalmente non l'ho mai visto. Sì, è vero, non l'ho visto con i miei occhi, ma l'ho visto molto bene con la telecamera nella mia proprietà. Comunque colpa mia perché ho lasciato degradare questa zona, quindi effettivamente possono entrare qualsiasi tipo di animale. Mi aspettavo di vedere dei cinghiali. A parte questo, ho notato che la batteria della fototrappola è piena, quindi sebbene sia piovuto non l'ho ricaricata. Vi ricordate, vi avevo detto che andava ricaricata e sarei dovuto venire giù con il power bank per dargli una caricata, ma piovendo non sono venuto giù, però adesso mi ritrovo la batteria al 90%, significa che anche con questo poco sole è riuscito comunque a ricaricarla, quindi l'attrezzo fantastico. Ecco, vi faccio vedere. Quindi tantissimi video dei somarelli che girano avanti e indietro, la cosa mi fa piacere, significa che comunque non rimangono solo su in alto alla collina, bensì fanno dei giretti tanto da aiutarmi a tenere pulito un po' tutta la proprietà. Somarelli me li aspettavo, bene, sono contento. Questo non credo che sia un cervo, ma credo sia un daino, non sono comunque esperto, mi fa piacere. Bello, sono sempre belli, sempre piacevole vederli, anche se in realtà se stanno fuori magari è meglio, perché se sono dentro e prendono spavento rischiano di schiantarsi contro la rete e quindi di rovinarmi poi la rete. Volpe, va bene, questa mi piace un po' meno, perché un domani che terrò delle galline, però c'è poco da fare, volpi ce ne sono sempre state, quindi bisogna conviverci. Lupo, il lupo mi ha dato un po' da fare vederlo, perché a parte che tutti i video che ho visto su internet li ho sempre visti da fototrappole durante la notte, magari di bassa risoluzione, quindi non si vede bene, non si capisce bene. Cazzo, questo invece
è un lupo ed è, devo mettere, è anche un gran bel lupo. Però che venga dentro alla mia proprietà, dove adesso ho anche un sommarello piccolo, dove vorrò tenersi degli animali, questo non va bene. Quindi, ripeto, colpa mia, devo risolvere quanto prima possibile il problema di questo passaggio che si è creato sotto la rete, tanto da essere un po' più certo che il lupo bello ma rimanga fuori. Tra l'altro un lupo di giorno. Cioè, si dice sempre che il lupo è difficile vederlo in giro e comunque sempre solo di notte. Qua è di giorno. Altra cosa da dire, notate le date e gli orari del daino e del lupo. Il daino si vede che entra, ma non ho trovato nessun video che esca, e tutto quello che passa da lì la fototrappola lo riprende. E questo è l'unico foro, l'unico passaggio dove un daino possa passare. Quindi è entrato ma non è uscito. Il lupo è entrato 2 giorni dopo ed è uscito dopo un'ora. Vabbè, speriamo che il daino sia ancora dentro. Perfetto ragazzi, tutto sommato sono contento per la fototrappola pollice in su. Mettete un pollice in su anche a questo video se vi è piaciuto, commentate, dite quello che volete, perché ripeto, i commenti sono importantissimi per il mio canale. Mi aspettavo di vedere i cinghiali, ho visto un sacco di animali tranne che i cinghiali. Va bene, ci rivediamo al prossimo video, ho un sacco di idee, ho un sacco di cose da farvi vedere. Mi raccomando, seguitemi. Buon Monte Marzano!